nel calcio non è finita finché non è finita. Finché l'arbitro non fischia, c'è gara, signori miei, ed è una lezione che il Tottenham stasera apprende alla grandissima. E devo dire che gli inglesi per gran parte della gara veramente hanno, ma io direi anche, cioè, al di là del risultato, il Tottenham comunque ha disinnescato, no? Gran parte delle offensive, gran parte delle minacce del PSG. Poi c'è una differenza, secondo me, proprio tecnica notevole. Ci sono state delle correzioni importanti del mister che secondo me aveva un po'. Ci sono allenatori talmente bravi, talmente geniali, che però alcune volte devono metterci anche del loro, altrimenti non lo so. È come se non lo so quello che sto dicendo, però, cioè, ma oggi tenere fuori uno come Fabian Ruiz, per esempio, io dico perché? Perché depotenziare la squadra con quella mossa tattica iniziale? Ragazzi, non è un caso, fino al 60esimo, 65esimo, fino all'ingresso di Fabio Ruiz, il Paris Saint-Germain zero tiri in porta. Non dico zero pericoli, no, proprio 0-0, zero tiri in porta, zero, zero. E quindi sono serviti dei correttivi che ci sono stati e poi se c'è stato, facile dirlo col senno del poi, se c'è stato un errore da parte del Tottenham è quello sì, di chiudersi, va bene, ci può stare, belli, accorti dietro, eh, però dovevano perlomeno dare dei segnali durante la partita di pericolo, no? Far spaventare l'avversario, invece si sono soltanto chiusi dalle, poi dopo che hai preso il primo gol vacilli, vacilli e ha vacillato. Ne parliamo, signori miei, ne parliamo di questa partita carica anche di polemiche ancora prima di iniziare con Chevalier titolare, Donnarumma praticamente neanche convocato, assurdo magari se pensiamo a uno dei tanti giocatori, ma Donnarumma forse anche in particolare sotto tanti aspetti che comunque ha inciso sulla vittoria della Champions. Tante polemiche, ma ne parliamo prima come al solito. Vi invito a lasciare un like, a spolliciare, signori miei, per il dannatissimo amico algoritmo che come al solito sta lì a romperci le scatole, a metterci i bastoni fra le ruote o le ruote fra i bastoni. Non lo so, stanno inquadrando Thomas Frank, che sto vedendo ragazzi, poi ne parliamo di Thomas Frank. Fa un caldo, poi mi dimentico quello che devo dire. Se volete iscrivetevi al canale per seguire i prossimi contenuti. Domani è 14, domani ci sarà un amichevole, se non sbaglio, del Napoli che guardiamo. Leoni che se n'è andato a Liverpool alla fine, ragazzi. Leoni se n'è andato a Liverpool. Roba da pazzi. Leoni a Liverpool, ragazzi. Vabbè, ne parliamo magari, parliamo di tante cose, quindi scampanellate per ricevere le notifiche. E vi ringrazio perché il vostro apporto su YouTube, stasera addirittura abbiamo fatto una live, quindi vi invito a passare su Instagram, così siete sempre aggiornati anche sulle live, su qualsiasi cosa, per cui passate anche su Instagram. Grazie, grazie, grazie per il supporto. Sì, io ragazzi, il Tottenham così quadrato non me lo aspettavo. Io ho visto un Tottenham quadrato per gran parte della gara. Poi mi dite, Manesimo, ma poi hanno preso i gol. Sì, tutto quello. Ma voi ci avreste scommesso una lira che il Tottenham, ribadisco, fino al 65esimo, non solo sarebbe stato avanti di due gol sul Paris Saint-Germain, ma soprattutto avrebbe così limitato i danni, ragazzi, davvero chiusi bene, accorti questa difesa sostanzialmente a 5 con Kudus lì davanti insieme a Richardson, centrocampo, no, massiccio, e davvero hanno chiuso bene tutti gli spazi e per gran parte della gara il doppio vantaggio era stato più che meritato, nulla di regalato, seppur i gol sono arrivati da palle inattiva, però anche questo è fattore determinante, secondo me fattore su cui ha lavorato tanto il Tottenham. Il Tottenham se l'era presa con forza questa finale. Poi attenzione, può incidere anche la condizione atletica, perché quelle del Tottenham le ho viste veramente
correre, dare, poi magari anche fisicamente hanno un po' ceduto, può essere. Sono tante le letture che possiamo dare al 13 d'agosto, anche perché, ribadisco, per me i cambi poi hanno fatto la differenza. E se da un lato ti entrano Fabian Ruiz, lo stesso Gonzalo Ramos che ha fatto un gol pesantissimo, il ragazzo che tra l'altro ha fatto anche il gol, ragazzo coreano se non vado errato, Ling-Chi, che poi si chiamano tutti allo stesso modo, perdonatemi, che tra l'altro anche lui tanta qualità. Sì, i cambi hanno fatto la differenza, se la vogliamo riassumere in maniera banale e ridicola. Chevalier, ecco perché poi il grande nodo è stato un po' Chevalier. Pare il rigore, uno dei rigori decisivi. Dall'altro lato purtroppo Vicario non c'è, dico purtroppo perché io tifavo un po' le underdog, tifo sempre un po' le underdog, e il Tottenham con Vicario in campo mi sarebbe piaciuto, dico proprio la verità, Chevalier colpevole invece sul secondo gol, dove secondo me poteva e doveva fare meglio. E vedete un po' come cambiano le cose. Il bello è che poi in una partita vivi mille vite, perché Chevalier a un certo punto, se oggi non la vinceva il Paris Saint-Germain, si sarebbe parlato anche di un disastro da parte di Luis Enrique, sono sicuro. Invece switch 2-2, Chevalier para uno dei rigori, il PSG vince, magari in questo momento quasi quasi si daranno anche dei meriti. E questo è il calcio, ragazzi, che purtroppo, o per fortuna se preferite, è governato anche e ahimè forse troppo dai risultati, dal risultato finale. Ripeto, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto l'approccio, al di là dell'approccio del PSG, ma proprio come l'ha messo in campo questa mossa di due più centrale, di tenere fuori Fabian Ruiz. Ha depotenziato tanti i suoi giocatori, ma tanti meriti, attenzione, nonostante il 2-2, nonostante poi il Tottenham non l'abbia portato a casa, tanti meriti vanno comunque al Tottenham e al suo allenatore Thomas Frank, che ragazzi miei l'ha pianificata bene, ribadisco, ha disinnescato gran parte delle minacce avversarie e l'ha tenuta lì. Poi becchi gol perché il Paris Saint-Germain e dalle ti fa male. Ripeto, forse l'unico neo è quello di non aver continuato a minacciare almeno un po', no? Perché nel primo tempo la partita ha sempre fatto PSG, però quando poteva ripartiva sempre. E attenzione, quando era basso il PSG aggredivano anche altri, andavano anche uomo su uomo. Il Tottenham la partita l'ha fatta bene, poi ha un po' ceduto di schianto, ripeto, si è abbassata troppo, questo ci può stare assolutamente, ma quando poteva doveva ripartire. Invece nel secondo tempo, soprattutto ribadisco nella parte finale di gara, nell'ultimo tre quarto, praticamente mai, e questo secondo me l'ha pagata a caro prezzo. Va bene, festeggia ancora una volta il PSG, finale vinta stasera, finale persa nel mondiale per club, finale vinta in Champions League. Comunque il PSG è diventata una squadra che le finali innanzitutto le sta giocando, alcune le vince, alcune le perde, però ragazzi è una squadra forte, non si può discutere sul fatto che non sia forte. E anche la gestione Donnarumma ti fa capire che poi alla fine non guardano in faccia nessuno. E io adesso far passare Donnarumma per vittima dopo anche i suoi comportamenti in passato, me ne vedrei bene onestamente. Donnarumma non è una vittima, Donnarumma è stato semplicemente ripagato con la stessa moneta per come si è comportato. E anche questo, parlo di Donnarumma, parlerei anche del suo staff, onestamente, dei suoi agenti e tutto il resto, che sia chiaro. Donnarumma in toto, perché anche secondo me loro hanno di nuovo cercato di tirare un po' la corda e questa volta è andata male, secondo me, secondo il mio modestissimo parere. Vince il PSG, complimenti al PSG, ragazzi, cosa gli vuoi andare a dire? Forti, peccato, perché il Tottenham per gran parte della gara è stato veramente vivo. Complimenti lo stesso, complimenti a chi vince, complimenti a chi perde, perché mai come stasera chi perde ha dimostrato tanto. Mi è piaciuta questa? Dragon Ball, bella? Grande abbraccio ragazzi, un abbraccione grande, mamma che caldo.